Buongiorno, oggi abbiamo fatto tardi, ci siamo alzati che erano quasi le 9, abbiamo approfittato della bellissima stanza Ed è bellissimo tempo. e del bellissimo tempo. Piove molto, là in fondo no, ma noi dobbiamo andare dalla parte opposta, esattamente dove è tutto nero. Quindi anche oggi prepariamoci a prendere dell'acqua. Peccato. Comunque questo posto è meraviglioso, davvero bello. Per chi volesse c'è anche una sauna sul fiordo, a pagamento ovviamente, per fare trattamenti. Non so come funziona perché non ci siamo informati. Però c'è la possibilità. c'è la possibilità. Ieri sera c'era un impavido in costume che faceva la sauna e poi si è messo a osservare il mare. Sì, con un bel 16 gradi con un po' di aria, però sì, stava bene. Oggi dobbiamo andare a Moirana e poi al Circolo Polare Artico. Dopodiché si va a prendere il traghetto a Bodo e da domani siamo a Lofoten. Siamo in partenza, mi sta dando una sciacquata alla moto che è sozza. E poi si va. Oggi è tardi, sono le 10. La giornata era partita con quel cielo grigio che ormai conoscevamo fin troppo bene e infatti, puntuale come sempre, è arrivato l'ennesimo muro d'acqua. Così abbiamo dovuto rinunciare a Moirana, la famosa città del ferro. Niente passeggiata panoramica, niente scorci sul fiordo, niente Avmannen, la statua del pescatore situata all'interno del mare. Con un po' di amarezza abbiamo proseguito lungo la E6, direzione Circolo Polare Artico, sperando in un miglioramento, ma la pioggia aveva altri piani. Goccia dopo goccia, sempre più fitta, ci ha accompagnati per tutto il tragitto, fino all'Arctic Circle Center, ricordandoci che in Norvegia il meteo decide sempre per tutti. Inoltre ricordiamoci che io avevo la visiera guasta di Omar, con il freddo si appannava di continuo, lasciandomi praticamente alla cieca. L'unica soluzione era continuare ad alzarla o tenerla alzata del tutto facendomi lavare la faccia dalla pioggia. Diciamo che non era esattamente l'esperienza più confortevole del viaggio. Just refine like a phoenix from the ash. Find my strength from within. I am stronger than before. I know, let it go. All'Arctic Circle Center siamo arrivati sotto un diluvio gelido, infreddoliti e un po' provati, con il meteo deciso a metterci alla prova fino all'ultimo. Non proprio l'ingresso trionfale che avevamo immaginato, ma pur sempre un traguardo. Dentro l'Arctic Circle Center ci ha accolto il classico negozio di souvenir, scaffali pieni di merchandising di ogni tipo, bandiere norvegesi ovunque, stemmi, tazze, magliette, calamite, un'esplosione di rosso-blu-bianco a ogni angolo. E poi tantissimi animali imbalsamati, decisamente troppi, che davano all'ambiente quell'aria un po' inquietante e fin troppo commerciale. Un mix curioso, diciamo così. Ho letto che l'esposizione ha un intento educativo e mostra la fauna tipica della regione artica, utilizzando esemplari conservati.
Non so cosa commentare. Personalmente non mi è piaciuto. Siamo arrivati al circolo polare artico e piove molto. Sono provata, mi è anche caduta la vista, quindi se vedrete i video con qualche righina è perché mi è caduta, non riuscivo a tenerla bene coi guanti, mi è scivolata. Fa freddo, ci sono 10 gradi e piove. Diciamo che sta piovendo un po' più del previsto, perché qualche giorno di pioggia lo mette in conto, ma 9 giorni su 10 no. Questi luoghi devono essere davvero meravigliosi con il sole, ma visto il maltempo siamo ripartiti presto dal circolo polare e abbiamo deciso di tentare la fortuna provando a prendere il traghetto precedente rispetto a quello che avevamo prenotato. Ci siamo fermati a mangiare qualcosa, Qualcosa di sano, qualcosa di tipico. così ci scaldiamo un attimo anche. No, è vero che è 360. Arriviamo al ponte di Salstraumen, famoso per avere alcune delle correnti di marea più forti al mondo. Quando l'acqua si restringe tra i due fiordi, si crea un flusso potentissimo che raggiunge velocità impressionanti e forma i caratteristici mulinelli. Dal ponte si vede chiaramente l'acqua ribollire e girare su se stessa. È uno spettacolo naturale decisamente particolare che merita una sosta anche solo per osservare la forza della natura in azione. Is it just me, or is it hard to agree with what you're trying to explain? I don't mind feather wings nor diamond rings, but that's not how you get to me, no. We could sit in the shade, talk till late. Siamo sul traghetto, abbiamo provato a chiedere se ci facevano salire su quello prima perché eravamo in anticipo sulla tabella di marcia dato il maltempo di oggi. Ci hanno fatto aspettare, alla fine ci hanno infilato all'ultimo, Si apre il portellone. proprio dove c'è il portellone, però ce l'abbiamo fatta, arriveremo alle Lofoten con 3 ore di anticipo. Non è male. E non è male. Forse evitiamo anche i venti e il mare mosso. Non dovevo dirla prima questa cosa, ma il giorno dopo sul mio malessere. Keep it easy. We could sit in the shade, talk till late, and then we'll see. We can go for walks, stroll down the city park, and maybe, just maybe, take my hand, come on, let's go.
Siamo arrivati, è stato un viaggio infernale. C'era il mare mosso, io ho preso la pastiglia per non star male e io invece Omar non ho fatto il tempo. non ha fatto il tempo a prendere la pastiglia ed è stato male, lui che non soffre il mal di mare. Prima volta nella mia vita che sto male in traghetto, ma comunque facevo le vacanze in barca e non è mai successo niente, quindi oggi è stata proprio tosta. E poi fai di vedere il parcheggio che ci hanno fatto mettere la moto, che non è insieme a tutte le altre perché ci siamo imbucati all'ultimo, e l'ha messa qua in maniera un po' precaria, quindi ero anche un po' preoccupato, però È andata bene, la moto è in piedi, l'abbiamo appena slegata. Sì, è un po' precaria la situazione. Siamo alle Lofoten. Maybe, just maybe. Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the Dopo un traghetto che definire movimentato è poco, onde alte, rollio continuo e passeggeri decisamente provati, mettere a piede a terra è stato già un gran sollievo. Ma la vera sorpresa è arrivata subito dopo, un timido sole che sbuca tra le nuvole e ci accoglie alle Lofoten. Le strade ancora bagnate dalla pioggia brillavano come specchi e nonostante la stanchezza negli occhi c'era solo stupore. Un mix strano ma bellissimo, fatica, sollievo e la sensazione netta di aver raggiunto un traguardo importante. Another night of sitting up and breaking down. And if we leave here tonight, we'll be halfway to Barstow by daylight. I'll take the wheel if you start to yawn. Just keep traveling on. Can barely stand on 2 feet. Callous fingers tap my weak and shaky knees. At least I can rest my mind. Find some comfort in those yellow and white lines. They've been there all along. Keep traveling on. Tell me, what is this place? Abbiamo deciso di iniziare il nostro tour alle Lofoten da A, che si legge O, il villaggio più a sud e l'ultimo villaggio norvegese in ordine alfabetico. Si chiama infatti con l'ultima lettera dell'alfabeto norvegese. È anche noto per avere il nome geografico più corto del mondo, composto appunto da una singola lettera che in norvegese significa piccolo fiume. Questo minuscolo borgo di pescatori segna la fine della strada I10 che attraversa tutte le isole Lofoten. Big wheels turning home a lonely song. Best keep traveling on. Best keep traveling on. O non è un paese come tutti gli altri. Tra le sue case tipiche rosse su palafitte, le Rorboer, vecchie casette di pescatori, dock di legno e il profilo austero delle montagne che si tuffano nel mare, c'è un'atmosfera che sembra sospesa nel tempo. Per questo abbiamo scelto proprio questo luogo per trascorrere la nostra prima notte alle Lofoten. Eccoci alla nostra casina di questa notte. Anche qua c'è il gioco. Tac. C'è il gioco a premi, tu arrivi e devi superare le difficoltà. Questa è stata facile.
Carina. Tavolino. Dov'è il letto? Eccolo. Dobbiamo farlo, giusto, me l'avevano scritto. Il bagno. Omi, siamo Eccomi. a casa. Finalmente. Vado a scaricare. And though I wonder what I'd do if you hadn't told me to see it through, I know I could make it without you. I know I should try to find out why I feel so high. Coming up again to get a breath of air. In the water everything is fine. Now we'll stay in here. Siamo a O, che si scrive A, il primo paese delle Lofoten, più a sud, e qua vedete un essiccatoio degli stoccafissi. Qua vedete il mio stoccafisso. Oggi è stata una giornata intensa, piena di emozioni contrastanti, momenti difficili, altri sorprendenti, ma tutti destinati a rimanere impressi. Dopo un breve giro nel centro di O, ci siamo concessi una cenetta con vista fiordo, perfetta per tirare il fiato dopo tante avventure. Siamo andati a dormire con quella sensazione speciale, l'emozione di essere finalmente arrivati alle Lofoten e la voglia di scoprire cosa ci avrebbe riservato il giorno successivo.